È giunto il momento di chiudere la trincea. Qua ho tutti i materiali che mi serviranno. La prima cosa che andrà applicata è questo qui, tessuto non tessuto, una sorta di telo pacciamante quasi, telo che serve per evitare che si infiltri nella terra all'interno del sistema di drenaggio. Quindi questo fa filtrare l'acqua, ma non la terra che andrebbe a ostruire la tubazione di drenaggio. È un materiale sintetico, dovrebbe durare parecchio tempo. Questa invece è la tubazione di drenaggio che mi avete consigliato, il French Drain, quindi tubazione di drenaggio corrugata, in questo caso da 125 mm, forata, è forata su 3/4 della sua superficie e la parte che va installata in basso invece è chiusa in modo che l'acqua si infiltri dai fori superiori e poi vada a scorrere dalla parte inferiore. Tessuto non tessuto, drenaggio, tutto materiale drenante, quindi sarà la parte più dura del lavoro. Dovrò raccogliere sassolini, sassi e riempire tutto lo scavo con questo materiale drenante pulito, privo di terra. Poi si chiuderà col tessuto non tessuto, si ricoprirà e il lavoro permetterà teoricamente di drenare le acque medio superficiali che arrivano da monte, si spera. Questa è la prima parte del lavoro. Ci sarà una seconda parte del lavoro molto più importante, ma ve ne parlerò successivamente. Già che faccio questo lavoro, ne approfitto anche per interrare la tubazione dell'acqua e anche per inserire un corrugato con 2 pozzetti, in modo da avere una predisposizione in cui far passare eventuali cavi elettrici senza doverli poi fare passare esternamente.
Sto completando i livelli dello scavo in modo da avere pendenza da un lato e anche pendenza da questo, in modo che poi l'acqua possa defluire possibilmente da entrambi i lati. Più o meno adesso dovrei esserci, giusto una rifinitura al centro, e poi posso provare a inserire il tessuto non tessuto. Adesso bisogna ingegnarsi per recuperare del materiale drenante un po' più fine. E io ho pensato a questa cosa, ho ordinato una pala per il mais e setaccerò parte del terreno che ho scavato e da questo ricaverò un po' di ghiaia abbastanza fine per i primi strati. In
po' così e un po' la vado a recuperare in giro per il bosco. È ovviamente un lavoro lungo e di pazienza. Però funziona. Purtroppo il sistema del setaccio con la pala non è molto funzionale, troppo lento, troppa fatica per poco risultato, quindi adesso ho deciso di passare a roba media, medio-piccola, raccogliendola a secchiate e a cariolate, e sicuramente il lavoro è più veloce e comunque sassi in questa dimensione possono già andare bene per il primo strato da applicare sulla tubazione. È tutta roba che si trova superficialmente, quindi raschiando un pochino il terreno si trova veramente tantissimo materiale in modo semplice.
Credo che per oggi possa bastare, è un lavoro faticoso ed estremamente noioso. Secchio dopo secchio sto riempiendo la trincea. È anche problematico usare la carriola perché gli spazi sono molto angusti e c'è tutto materiale riportato attorno, quindi è un casino. Domani, con un'altra giornata intera di lavoro, dovrai riuscire a riempire e chiudere lo scavo, spero. Oggi giornata dura, un po' mal di schiena. Vi dicevo che il lavoro della trincea è solo una parte del lavoro, alla fine mi sono deciso a sistemare il tutto. Quindi l'unica soluzione definitiva per evitare l'infiltrazione d'acqua ed evitarla in modo certo ed anche per rendere la baita più comoda e più vivibile è tirar su il pavimento e rifare tutto. Quindi sarà un lavoraccio, ci sarà da scavare, poi ci sarà da mettere gli igloo
creare una predisposizione per far sì che l'acqua possa drenare e poi sopra verrà piastrellato. Avevo inizialmente intenzione di mettere un pavimento in legno, ma siccome voglio meno problemi possibili ho optato per un pavimento in piastrelle. Sarà una rivoluzione totale all'interno della baita, ci saranno anche dei cambiamenti proprio un po' strutturali, piccoli, diciamo, e quindi verrà tutto molto più bello, molto più vivibile. Devo ammettere che delle volte mi interrogo sul fatto se sia una cosa saggia continuare a investire in questa baita, o forse non avrei fatto prima a comprarne un'altra, magari un qualcosa di già sistemato in una posizione più comoda. Delle volte quando si è un po' in difficoltà questi pensieri passano per la testa, penso che sia normale. Poi ho anche pensato che comunque questo posto mi ha dato tanto, è bello e mi piace molto anche il contesto di isolamento che c'è, è proprio una baita in mezzo al bosco, è proprio quello che volevo, che desideravo, e quindi secondo me bisogna avere anche proprio gratitudine nei confronti di un luogo che ha dato tanto e continua a dare tanto, quindi mi pare giusto continuare a perseguire un pochino questo sogno e renderlo più bello, no? Ci si rende veramente conto che è fondamentale avere un luogo con tutti i comfort per potersi rigenerare proprio anche dopo una giornata in cui si fanno tante cose. La baita è il rifugio e il rifugio deve garantirvi comodità, sicurezza, non è tollerabile che ci sia un torrente che scorra all'interno.
non sono messo malissimo, sono all'incirca a metà del lavoro, forse anche qualcosa di più. Ho interrato la tubazione dell'acqua e un corrugato per far passare i cavi elettrici, così non ci saranno più cavi di passaggio fuori dalla baita. Ho riempito fino a circa 30 cm dal livello del piano con sassi, tutto materiale drenante. Poi ho chiuso il tessuto non tessuto. Adesso copro di terra e poi metterò le piode con l'inclinazione in modo che l'acqua possa scorrere verso il centro e verso i lati in ogni caso, quindi senza solo fare affidamento sul drenaggio. Questa è l'idea. Il lavoro è concluso e spero vivamente che possa servire a qualcosa, perché è stato un lavoraccio. Adesso metterò le piode con la giusta inclinazione e poi creerò la parte di piano laterale alla baita, dove adesso c'è tutta la terra accumulata. Anche questo sarà un po' un lavoraccio. Ecco come è fatta la tubazione per il French drain. Praticamente sopra ci sono tutti i fori dove entra l'acqua ed è marcata con una linea verde che indica la parte superiore, invece sotto c'è la parte in cui viene saltata una fila di fori e quindi dove l'acqua scorre.